E allora, benvenuti su Talk, dove parliamo di orologi, orologeria, storia degli orologi e anche di grandi imprese che uomini straordinari hanno compiuto con i loro orologi al polso, che poi è anche un po' il bello di questa passione. Come dico sempre, anche dietro il più affascinante e complicato degli orologi ci deve essere anche una bella storia, altrimenti molto spesso rimane soltanto un pezzo di ferro, diciamo così. E proprio questa breve introduzione può essere sicuramente utile ad introdurre anche l'argomento di questo video, ovvero vintage o moderno, dove, proprio per ciò che dicevo prima, il vintage, in questo caso per esempio il mio Speedmaster del 1984, un 145-022 calibro 861, potrebbe essere proprio l'orologio che ha quella storia da raccontare e che per questo motivo potrebbe essere per esempio molto più interessante, di sicuro più affascinante, di un moderno, come per esempio un Pepsi ceramica, e come ce ne sono in realtà tanti altri, molto spesso peraltro fatti in maniera industriale è sicuramente improprio da dire, ma comunque fatti in milioni di pezzi. Ora è chiaro che in tutta la produzione Rolex, per esempio, laddove parliamo di circa 1,5 milioni di pezzi all'anno, o almeno questi sono i dati ufficiosi, è chiaro che bisogna tener conto di tutte le referenze del catalogo e di tutte le loro configurazioni. Questo significa che gli sportivi e alcuni sportivi vengono prodotti in alcune decine di migliaia di pezzi, non certamente milioni di pezzi. Però, anche complice la speculazione del 2022, scusate, è chiaro che gli orologi moderni hanno un po' sofferto questa enorme distribuzione, anche perché ad oggi sono quasi tutti orologi nuovi, pellicolati e conservati nelle cassette di sicurezza. Quelli che li utilizzano sono in pochi, siamo in pochi, ma c'è da dire che il collezionismo non lo fanno i pochi, lo fa la massa. Che cosa significa? Significa che, per esempio, immagino che se ci sarà ancora passione per l'orologeria meccanica, fra 30, 40, 50 anni, i moderni di oggi molto probabilmente saranno quasi tutti nuovi, quasi tutti pellicolati, il che li renderà di sicuro poco rari e anche poco appetibili dal mercato. A differenza invece per esempio dei vintage, dove un 145-022 calibro 861 mai lucidato, con un quadrante perfettamente conservato, patinato così come si conviene a un bel vintage, è più difficile da trovare, e questo naturalmente ne determina il prezzo, perché trovare un 145-022 in condizioni perfette, questo ha un bracciale un flat link, ma come sicuramente saprete è il mio regalo dei 40 anni e nasce con un raro bracciale Holzer made in Messico, marchiato Omega naturalmente. Che cosa significa? Che un orologio del genere oggi, dopo 40 anni, è un orologio raro da trovare in queste condizioni, mentre fra 40 anni, come dicevamo, probabilmente i moderni saranno tutti uguali, tutti nuovi, tutti pellicolati, e questo naturalmente li renderà meno affascinanti. Ora, fatta questa piccola premessa, questa doverosa quanto piccola premessa, bisogna tuttavia rispondere alla domanda che ci stavamo facendo, e cioè meglio vintage o meglio moderno? La risposta potrebbe effettivamente sembrare scontata dopo questa introduzione. È anche vero però che ad inizio video vi ho fatto vedere due orologi dove indosso prevalentemente proprio il GMT ceramica, e c'è un motivo dietro questa scelta, e vi anticipo anche che è la mia scelta definitiva, cioè quella di preferire effettivamente i moderni al vintage. E perché? Non è semplicissimo da spiegare, ma adesso ci arriviamo. Potrebbe innanzitutto essere una scelta criticabile, ne sono convinto, e forse se lo sentissi dire da qualcun altro meglio il moderno del vintage, probabilmente gli direi che non è un appassionato. Però io ho entrambi, ho diversi vintage e moderni in collezione, quindi di sicuro non è la passione che mi manca e che mi fa apprezzare gli orologi da tantissimi anni. La scelta del moderno però è una scelta un po' più filosofica, se così vogliamo, cioè cosa preferisco oggi rispetto al vintage. Ora, il vintage è affascinante, molti orologi sono bellissimi, sono rari, hanno grandi storie, ma proprio questo è il punto. Queste bellissime storie non le abbiamo fatte noi.
sono orologi che la loro storia l'hanno vissuta e l'hanno vissuta al polso di qualcun altro. L'hanno vissuta al polso di chi se li è goduti 40 anni fa e 40 anni fa se l'era comprato nuovo, moderno e scintillante, come potrebbe oggi essere appunto un GMT Pepsi ceramica, e dopo 40 anni quell'orologio ha avuto una storia da raccontare, ma che appunto è di qualcun altro. Proprio per questo motivo la mia scelta, che riguarda principalmente i moderni, è giustificata, e cioè il fatto di voler avere una storia con l'orologio, con un orologio moderno che di sicuro non è affascinante come un bel vintage, ma che dobbiamo pensarlo come un vintage fra 40 anni, fra 50 anni, insomma, ammesso che l'età ce lo consenta. Anche questo di sicuro è un limite, bisognerebbe appassionarsi a 15 anni per poter sperare in determinate cose, però è anche vero che in ogni caso gli orologi moderni sono degli orologi la cui storia la iniziamo a realizzare noi al polso, al nostro polso, ed è la cosa principale che me li fa preferire. In realtà però ci sono anche due altre ragioni. La prima è che si tratta di orologi nuovi, orologi bellissimi, orologi soprattutto che oggi sono come li ha fatti casa madre. Non a caso, pur parlando di vintage, a me piacciono perfetti. Non dico nuovi, ma quantomeno mai lucidati, perché voglio vedere la mano di Omega, la mano di Rolex, la mano di Jaeger-LeCoultre, così come lo hanno realizzato anche 40 o 50 anni fa. E questa cosa la ritengo un fortissimo mio limite, perché non riesco ad apprezzare orologi che sono molto vissuti. Li preferisco, se vogliamo, distrutti, ma comunque mai lucidati, perché appunto voglio vedere le forme originali. E proprio per questo motivo, proprio per la difficoltà di una scelta del genere, preferisco le forme e la bellezza, la perfezione dei moderni. C'è anche un'altra ragione però, come dicevo, e cioè il fatto che i vintage che tanto amiamo, che tanto ammiriamo, anche al polso per esempio di personaggi illustri del passato, un esempio su tutti, il Daytona Paul Newman al polso di Paul Newman, o per esempio anche il Tag Heuer Monaco al polso di Steve McQueen, e tanti altri esempi che adesso non mi vengono in mente, all'epoca erano orologi nuovi, fiammanti, nuovi di pacca, nuovi scintillanti, super moderni. Pensate al Monaco nel 69 con quelle forme incredibili che oggi noi addirittura le associamo a un orologio vintage, ma che al polso di Steve McQueen in quel momento era invece un orologio ultramoderno, addirittura poco capito, come potrebbero essere gli orologi moderni oggi, come potrebbero essere i tanto criticati orologi un po' troppo grandi o troppo scintillanti, con la maglia centrale lucida, con le ghiere e le lunette in ceramica. Ecco, è questa cosa che mi fa riflettere ogni volta, e cioè ammiriamo e apprezziamo così tanto gli orologi vintage perché li vediamo vintage al polso di quelle celebrità o di quei nomi illustri del passato, ma a noi che sembrano vintage in realtà all'epoca erano orologi moderni, erano orologi fiammanti, e quelle persone lì li sceglievano moderni. E allora, proprio per questo motivo e per gli altri che ho elencato prima, non vedo perché io non debba scegliere oggi degli orologi moderni con cui fare la mia storia con loro al polso. Ecco perché quindi, nonostante i vintage siano bellissimi, siano incredibilmente affascinanti e lo siano indubbiamente le storie che si portano dietro, oggi quando devo scegliere un orologio scelgo preferibilmente un moderno, perché per tutte le ragioni che ho elencato prima, e anche perché vintage belli e perfetti è davvero difficile trovarne, e speriamo che fra 40 anni sia lo stesso per i moderni di oggi. E poi c'è anche da dire un'altra cosa: si può tranquillamente tagliare la testa al toro e metterli entrambi in collezione. Insomma, questa è la mia idea dell'orologeria oggi. Vi dico anche che è un'idea che è cambiata e che è maturata o regredita, se vogliamo, nel corso del tempo, e di sicuro cambierà ancora, anche perché sono famoso per non avere le idee chiare sugli orologi. Quindi se oggi vi racconto questa storia è perché ci sono arrivato e pian piano si è evoluta la mia idea nel corso del tempo, ma chissà, magari fra qualche anno, che le ragioni mi porteranno a scegliere il vintage, e chissà per quale motivo. Evidentemente ci farò un altro video. Fatemi sapere però la vostra nei commenti.
Direi che ho parlato anche fin troppo, questo è Talk, se siete appassionati di orologeria iscrivetevi, è del tutto gratuito, per noi fa un'enorme differenza, quindi grazie in anticipo, grazie per essere arrivati fin qui e vi do appuntamento a una prossima puntata qui su Talk.